Ciao da Stefano Verona, Psicologia Semplice. Oggi siamo qua per chiarire l'importante differenza tra il desiderio e il bisogno, che è qualcosa su cui ancora molti pazienti fanno parecchia confusione. Mi capita infatti spesso di parlare con qualcuno che mi dice: dottore, io uso quella sostanza perché mi piace, non c'è niente da fare, senza rendersi conto che non si tratta di piacere ma si tratta di bisogno. Questo discorso ci aiuterà più in generale a capire quanto sia difficile uscire da una dipendenza proprio a causa di alcune modificazioni particolari che avvengono all'interno del nostro cervello. Ma iniziamo con la differenza tra piacere e bisogno. Ok, partiamo da noi. Provate a pensare. A voi probabilmente piacciono certi quadri, certi libri, vi piace guardare il tramonto, vi piace chiacchierare con gli amici, ma non ne sentite il bisogno. In altri casi vi sarà capitato di desiderare, avere piacere nel terminare di vedere un film, uno spettacolo teatrale, ma avere così tanto bisogno di dormire da percepire il contrasto tra queste due sensazioni. Da un lato la ricerca di piacere e dall'altro il bisogno di dormire. E anche rendervi conto come quasi sempre quest'ultima prende il sopravvento. Allora diciamo che quando ricerchiamo qualcosa per migliorare la qualità delle nostre sensazioni, possiamo dire che cerchiamo qualcosa perché ci piace. Ma questo avviene quando siamo già in una condizione di sufficiente equilibrio biochimico e quindi emotivo. E allora andiamo alla ricerca di qualcosa che possa darci quel qualcosina in più. Quando invece siamo in una situazione di forte disequilibrio emotivo interno, andiamo invece alla ricerca di qualcosa che possa restituirci l'equilibrio perduto. E tale spinta è così forte da diventare un bisogno. Se questo bisogno si ripresenta con regolarità e diventa la risposta che il nostro cervello predilige per ritrovare l'equilibrio, allora sì, siamo entrati in una condizione di dipendenza. Se avete seguito con attenzione i miei precedenti video, ricorderete che vi ho parlato dell'ippocampo. Questa piccola parte del nostro cervello memorizza le esperienze passate che hanno funzionato nel darci delle sensazioni emotive. E quindi sarà lui a riproporre al nostro cervello di ripetere quelle esperienze tutte le volte che ci troviamo in una condizione di disequilibrio. L'ippocampo dell'alcolista, quando egli sente sofferenza emotiva di qualunque genere, gli proporrà di bere un bicchiere di vino come soluzione al suo senso di disagio. La medesima cosa succede al tabagista e anche alla persona che addenta una brioche per alleviare una sensazione di stress o di malessere. Dobbiamo quindi pensare che tutte le esperienze che facciamo e le sostanze che mettiamo nel nostro organismo in diversa misura vanno a intervenire sul nostro equilibrio biochimico e di conseguenza sul nostro stato emotivo, e che noi le utilizziamo spesso proprio per mantenerlo in equilibrio, tutte le volte che sentiamo di avere un disagio emozionale. Il nostro vivere quotidiano, una discussione, uno sforzo prolungato, la mancanza di sonno, una brutta notizia, un problema lavorativo o personale, sono in grado di metterci in una condizione emotiva di disequilibrio. Il nostro cervello dovrebbe tuttavia essere in grado, utilizzando pensieri, decisioni, comportamenti, azioni costruttive, di ripristinarlo. Il cervello in una situazione di stress psicofisico mette quindi in atto dei meccanismi di riadattamento utili a trovare il proprio benessere. Ci sono però dei comportamenti e delle sostanze che vanno ad agire in modo così intenso e veloce sulla chimica del cervello da venire memorizzate dal nostro ippocampo come la soluzione di prima scelta
per contrastare le sensazioni di malessere. E se noi prenderemo l'abitudine di ricorrere a quelle soluzioni, il cervello inizierà a considerarle l'unica strada percorribile. E capirete che, dato che lui lavora sempre a risparmio, non sarà più disposto a proporci delle soluzioni alternative, anche perché sarebbero meno immediate e meno potenti. I comportamenti della nostra dipendenza verranno quindi utilizzati come delle facili scorciatoie per uscire da uno stato di malessere interiore. Il cervello del soggetto tossicodipendente si disabitua a utilizzare le naturali strategie che lo porterebbero a produrre in autonomia le sostanze riequilibranti. E anche chi ha una dipendenza comportamentale fa la medesima cosa, chiariamolo. Egli individua in un'esperienza, un comportamento o una persona la scorciatoia per ristabilire il suo equilibrio emotivo. Ma la scorciatoia diventerà molto presto l'unica strada percorribile. Capirete quindi che il lavoro di riabilitazione con la persona dipendente consiste nel motivarlo ad abbandonare le scorciatoie e accettare di tracciare vecchi o nuovi sentieri che richiedono tempo per essere battuti, però anch'essi potranno condurlo a un equilibrio emotivo soddisfacente. Spero che tutto questo vi sia chiaro e che vi abbia aiutato a comprendere ancora meglio questo tema che stiamo cercando di trattare da diversi video. Se vi siete persi i video precedenti, vi invito ad andare a guardarli, anche perché vi aiuteranno a comprendere meglio quello che avete appena guardato. Vi saluto, continueremo a parlare del tema delle tossicodipendenze e magari inizieremo ad esplorare quelle sostanze di cui vi sto parlando da tanto tempo e cercheremo di dargli un nome. Sarà un percorso interessante e quindi rimanete con Psicologia Semplice, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, condividete questi video se li trovate interessanti e se avete qualche amico all'estero avrete visto sul canale YouTube che sto pubblicando anche alcuni dei miei speech in lingua inglese con immagini in modo tale che possano essere raggiungibili anche dal pubblico che non parla la nostra lingua. Grazie davvero e arrivederci al prossimo video. Ciao!